poi finisce l'estate, giornata allungata, non esistono più. È febbraio ed un brivido sale su. Febbraio del 2009, giganteschi carri di cartapesta giravano per i viali a mare accompagnati da musicisti, maschere e ballerini. Un ragazzo di poco più di 11 anni rimase sbalordito di fronte a questi carri giganti e si chiedeva come fosse possibile dare vita a costruzioni del genere. Ed è forse anche grazie a quell'incontro che poi quel ragazzo si appassionò a tutto quello che ha a che vedere con il mondo creativo, compresa la manualità. Ci provano tutti ormai, nessuno però sa competere, gli artisti siamo noi. I grandi maghi della cartapesta vivono tutti qua, prendono spunto dalla fantasia modellando la felicità. Sono passati diversi anni da allora, ma la curiosità di conoscere chi rende possibile uno dei carnevali più belli al mondo è forte. Così ho deciso di tornare qui a Viareggio e mi sono diretto alle botteghe della cartapesta per mettere le mani sul materiale che dà vita a questo carnevale. Le botteghe della cartapesta sono una cooperativa sociale nata nel 2005 su un progetto finanziato dalla Regione Toscana. E praticamente l'obiettivo era di far nascere una cooperativa con inserimenti lavorativi appunto di persone con handicap che utilizzando la stessa tecnica dei caristi, dei maghi della cartapesta e del carnevale di Viareggio facesse appunto dei gadget, dei souvenir per i turisti, e siamo riusciti anche a uscire un po' da quello che è l'ambiente di Viareggio facendo le maschere per spettacoli. Questa praticamente è la modellatura in creta che serve poi per fare lo stampo di gesso, dove all'interno faremo poi la cartapesta. Questo è il calco con all'interno la cartapesta, è il calco del dietro, praticamente della parte del cervello. Intanto caratteristica del carnevale di Viareggio, la cartapesta del carnevale viene fatta con i quotidiani. La cartapesta si può fare con tantissime carte. Allora, quotidiani, in questo caso due colori, grigio e rosa, e poi la colla che è fatta solo di acqua e farina. Viene fatta bollire, nella farina c'è l'amido si scioglie, diventa un collante naturale e poi scarichi la colla che c'è nel pennello. C'è un verso oppure... No, diciamo così, cioè dall'alto al basso e da destra verso sinistra, così proprio uscendo anche dal foglio, perché così fai tutti anche gli angoli. È sicuramente un lavoro di pazienza, cioè... Sì. Considera che i caristi hanno le persone che fanno apposta solo questo lavoro di impastare i fogli. Perché mentre tutto il tempo. Tutto il tempo. Prima striscia, c'è il bordo, si butta. Seconda striscia e qui facciamo dei pezzetti che li mettiamo dentro. Come detto prima, parte asciutta sullo stampo, la parte bagnata verso sopra. di noi, sì. Esatto. Poi, secondo pezzo, vado a sormontare quello che ho fatto prima. Seconda tappa alla Cittadella del Carnevale di Viareggio, il più grande centro italiano dedicato alle maschere, dove nascono i carri allegorici. Primo bacio sopra un carro, quante cose in un sussurro, sotto fuochi del tuo carnevale. Con gli amici in passeggiata, ogni passo una risata fra le braccia della tua città. È un carnevale che viene fatto da una 25-30 artigiani che tutti gli anni ci sfidiamo a questa gara, dove c'è un avanzamento e retrocessione molto simile a un campionato di calcio. I carri vengono fatti progettati, bene o male poi vengono disegnati, vengono studiati dal costruttore, poi insieme alla sua squadra, ogni costruttore ha una squadra di carpentieri, di maestranze, insomma, che sanno lavorare la cartapesta. La costruzione dura 4-5 mesi, però la testa è sempre lì tutto l'anno, perché comunque dal progetto, il modellino e poi la realizzazione è un lavoro che prende sugli 8-10 mesi l'anno. Sono i carri movimentati più grandi del mondo, sono carri che vanno dai 14 metri di larghezza fino a anche 25-28 metri di altezza. Mi si muove sto piede. E che ti posso dire? Il carnevale, quando uno è qui dentro, parte sempre da una passione, da un qualcosa, come si dice, che ti si smuove dentro, no? Ma i costi di un carro dipende dalle categorie.
che uno fa, si va da 60.000 euro alle 120.000 euro, alle 20.000 euro. Il bello di questo mestiere per me è la multidisciplinarità, cioè il fatto che non fai mai solo una cosa, devi saper fare un po' di tutto, no? Sì. Mi piace citare un carista che mi diceva sempre: noi altri siamo dei professionisti del dilettantismo, cioè nel senso non siamo propriamente gli scultori, non siamo propriamente dei pittori né dei formatori in gesso, però dobbiamo fare tutte queste cose. Trovi una e dici vieni al carnevale, guarda che Carnevale di Viareggio, e questa sì. è una cosa che la dico, la puoi dire nel video, è anche afrodisiaco. Io conosco un sacco di gente che non era di Viareggio, è venuta al Carnevale e c'è rimasta perché ci ha trovato la donna, è vero o no? Questi sono materiali che sono... È un casino, ci fermiamo. Sto rallentando il carnevale. No, quello non c'è problema. Vedendo questi giganti di cartapesta mi chiedo ancora che cosa li rende così speciali. C'è qualcosa, oltre alle loro generose dimensioni e ai colori vivaci, che probabilmente non si vede in superficie. E non credo si riduca ad essere la ricetta segreta per creare una cartapesta perfetta. Ciò che rende queste opere speciali è invece il tempo, il sudore, la dedizione che gli artigiani ci mettono, il cuore che ci mettono. E questo è il Carnevale di Viareggio, questa è la mia vita. Chiaramente dopo diventa un lavoro, però la passione non si ferma mai. E proprio perché ci mettono il cuore sono più di semplici lavoratori o artigiani. Come ha detto San Francesco d'Assisi, chi lavora con le mani è un operaio, chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista. Mi piace quindi pensare che quel febbraio di tanti anni fa, qui a Viareggio, ho fatto vera esperienza di arte. Fa il suo ingresso ufficiale qua in Piazza Mazzoni. E per questo non posso che essere grato ai grandi maghi della cartapesta.